Sono molto lieto di essere a Roma. Sapete che per noi francesi la città di Roma e insomma tutta l'Italia presenta dei caratteri quasi miracolosi. E non parlo neanche della bellezza del paesaggio di Roma, del sole romano e del vento romano, perché oggi abbiamo il vento, no? Era una cosa inesperata. Allora per me sono molto lieto di essere qui a Roma per questa intervista. Senti, com'è che Althusser è diventato Althusser? Ma questo non ha nessun interesse. La tua... Puoi spiegarci qual è il tuo percorso? Il mio percorso è molto semplice, sono nato in Algeria, mia madre era figlia di un piccolo contadino povero del Morvan, nel centro di Francia, che aveva scelto di andare in Algeria come garde forestier, come si dice? Guardia forestale. E mio padre era un figlio di alsacien, un alsaziano? Sì, un coppia di alsaziani che avevano scelto la Francia nel 71 e il governo francese li ha deportati, no? Deportati tutti alsazi in Algeria. E così mio padre e mia madre si sono conosciuti così. Ho vissuto fin 1930 in Algeria, dopo 6 anni in Marseille, dopo 3 anni in Francia, in Lyon, e dopo ho fatto il soldato un anno, dopo sono stato prigioniero mandato in Germania, dove sono rimasto 5 anni, sono tornato, ho passato l'aggregazione di filosofia in 48 e sono rimasto alla scuola normale superiore come professore da questo tempo. Senti, il tuo percorso intellettuale, culturale? Percorso intellettuale. Ha passato tra due uomini, uno che si chiama Jean Guitton, che è molto colto, è stato l'amico di Papa Giovanni XXIII. Un cattolico? Sì, un cattolico, un filosofo cattolico, l'amico di Paolo VI, amico intimo di Paolo VI, che mi ha imparato a fare una dissertazione, a scrivere, come si dice, fare una dissertazione. Scrivere un saggio, scrivere una tesi. Una tesi? No, una dissertazione. Una tesi? Scrivere, pas une thèse, no, una copia. Un tema, sì. Sì, un tema di scuola. Sì. E l'altro che era un professore di storia che si chiamava Joseph Urs, che era un uomo stupendo perché quando lo ascoltavo negli anni 34, 33, 4, 5, no, poi più tardi diciamo, no, 36, 36, 37, 39, ci spiegava ciò che è avvenuto, la guerra, la sconfitta, il miracolo della sconfitta per Pétain. Ci ha spiegato che Pétain doveva venire al potere. Ha spiegato tutto ciò che si è passato. Stupendo. Allora così mi sono detto che, siccome nello stesso tempo ero cattolico, avevo fondato un circolo cristiano cattolico nel liceo dove stavo, no? ero molto cattolico, cioè avevo questi due punti di vista. Il punto di vista della Chiesa che diceva che si deve considerare con gran rispetto i problemi sociali, no? Studiare i problemi sociali. No? E poi c'era questo professore di storia cattolico, anche lui, ma gallicano, gallicano, no? Giacobino, no? Che ci spiegava tutto ciò che la borghesia stava facendo, no? Su un modo incredibile di perspicacità. No? Sono stato formato così. E come sei diventato comunista? Sono diventato comunista perché sono stato cattolico, non ho cambiato di fede, ma ho trovato che si può dire che sono rimasto cristiano, nel fondo. Non vado alla chiesa, ma cosa c'entra adesso la chiesa? Non chiedi alla gente di andare alla chiesa, no? Allora, sono rimasto cattolico, cioè universalista, internazionalista, no? Ma ho pensato che nei partiti comunisti c'erano dei mezzi più adeguati per
la realizzazione della fraternità universale. E poi c'è stata l'influenza della mia moglie che aveva fatto una resistenza terribile e che mi ha insegnato molto, molto, molto. Tutto mi è venuto dalle donne. È la ragione per cui attribuisco un ruolo molto importante, un ruolo predominante al movimento delle donne. Le donne non sanno che capacità hanno, che possibilità hanno, che facoltà hanno di fare politica. Senti, e che ruolo pensi abbia la cultura cattolica oggi? Un ruolo gigantesco. A mio parere la rivoluzione sociale, diciamo, o se volete un cambio sociale profondo, dipende oggi dall'alleanza tra i cattolici, non dico la Chiesa, ma può essere anche la Chiesa, i cattolici del mondo, tutti i religiosi del mondo e i comunisti. Senti, a proposito di scienza e di umanismo, tu hai criticato il pensiero del giovane Marx, sostenendo che non si poteva fare una filosofia prima di aver stabilito le basi di una scienza. Ora tu ti sei posto il problema di andare avanti dopo il Marx del Capitale per la creazione di una filosofia marxista. A che punto è la filosofia marxista oggi? No, ti direi che la filosofia marxista non esiste e non può esistere. Una filosofia marxista non può esistere e l'ho già accennato molto tempo fa, quando 2 mesi dopo la parution, come si dice, l'edizione francese di Livre Capital, no, ho fatto una breve introduzione all'edizione italiana, quando ho capito, dopo aver pubblicato questo libro, 2 mesi dopo, che era quasi tutto sbagliato, no? E che finalmente si doveva parlare di posizione marxista nella filosofia, ma non di una filosofia marxista. Adesso sono sicuro, no? Lo dico con sicurezza, con un'esperienza di 15 anni, che è impossibile che esista una filosofia marxista, è impossibile. Quindi anche il materialismo dialettico? Beh, la stessa roba, è ancora peggio, no?